Ok, buongiorno mondo. Tante cose da raccontare ma la farò molto breve. Intanto questa è la mia nuova stanza. Bella grande, sono in casa con gli altri ragazzi del ristorante. Me la sono già addobbata come è mia consuetudine. Qua c'è il computer che sta già caricando il prossimo vlog. Sta caricando il 6 se non mi sbaglio. Però purtroppo sono da solo in questa stanza perché Gabriele se n'è andato. Gabriele in realtà non ha neanche iniziato a lavorare, è praticamente arrivato e ha ricevuto un'altra offerta di lavoro. Non voglio stare a dire migliore o peggiore di questa, perché di fatto non so come gli sta andando ora. Sono già 2 o 3 giorni che è partito, quindi è andato al sud della Danimarca insieme ad Alessio e lavorano in un ristorante laggiù. È stata una notizia un po' improvvisa per quanto mi riguarda, non me l'aspettavo, anche perché ero convinto che avremmo passato questo tempo qua insieme in questo ristorante. Invece è arrivato, ha salutato, è partito. Non c'è neanche stato il tempo di andare a bere una cosa insieme o comunque di stare un po' a parlare più di tanto, perché è andato. Niente. Vabbè, io comunque ovviamente gli auguro tutto il bene, spero che si trovi bene nel posto in cui è ora. Sono contento che comunque non sia da solo, perché comunque c'è Alessio là con lui, quindi spero che si trovino bene e che magari tra qualche settimana, qualche mese, magari abbiamo occasione di vederci e di andare a mangiare, che so, una pizza tutti insieme. Detto questo, la stanza mi piace, però adesso voglio uscire, nonostante non dovrei, perché ho un orecchio tappato. A forza di prendere vento artico polare addosso, penso di essermi preso una piccola otite per la prima volta in vita mia, quindi ho l'orecchio sinistro che è proprio tappato da un fastidio enorme. Questo fischio, non dolore, solo il fischio che mi dà noia. Però negli ultimi 2 giorni sembra essere un po' migliorato, quindi spero entro domani o domani l'altro di avere risolto con questa faccenda. E niente, dicevo, voglio uscire anche se non dovrei, perché comunque fuori è freddo, però mi copro bene, berretto, giacca e tutto, perché voglio andare a fare qualche foto sulla spiaggia di giorno. Tanto ieri sera avevo già caricato tutte le batterie della macchina fotografica, perché anche ieri sera siamo usciti sulla spiaggia. Non ho portato la GoPro, però siamo usciti, abbiamo fatto qualche foto. Ne ho scelte 3 che sono venute abbastanza bene e che le ho già pubblicate ovviamente su Instagram e su Facebook, quindi probabilmente le avrete anche già viste. C'era tanta nebbia, l'idea era vedere l'aurora boreale, però era troppo offuscata la visuale, cioè già sarebbe stata lontana perché comunque era in direzione della Norvegia. Noi, se si poteva vedere da qua, l'avremmo vista giusto all'orizzonte in maniera molto lieve, però comunque la nebbia era impossibile. Di fatto siamo usciti, abbiamo trovato 2 macchine impantanate nella sabbia, quindi come prima cosa abbiamo aiutato loro, con le corde abbiamo tirato fuori queste 2 macchine dalla sabbia. Questo 4x4 stavolta mi sta dando dei buoni frutti. I ragazzi che erano rimasti impantanati ci hanno regalato un paio di birre. Però io sto seriamente pensando di trasformarlo in un piccolo business questo, perché se considero che ogni volta che sono andato in macchina sulla spiaggia ho tirato fuori qualcuno che era rimasto lì bloccato, potrei magari cominciare a farmi pagare per questo servizio. Mi compro magari un cavo buono per tirare le macchine con dei ganci proprio a posto, vado a giro per la spiaggia avanti e indietro nei giorni liberi che ho e tiro fuori la gente dalla sabbia. Potrebbe essere visto una specie di piccolo lavoro part time. Comunque, adesso torno là perché appunto le batterie cariche, voglio fare qualche foto di giorno alla spiaggia, perché non le ho fatte fino adesso e veramente le voglio fare. Quindi banda le ciance e andiamo a fare ste foto. La valigia. Cioè, notiamo le condizioni della macchina alla luce del giorno, che da ieri sera non l'avevo vista, quanta sabbia.
Cioè ovviamente a fare fuori e dentro dalla macchina per legare le corde, appunto, mettersi d'accordo con quelli che comunque un po' la macchina la dovevano spingere. Sono salito e sceso dalla macchina come minimo 30 volte e ovviamente ho portato tutta la sabbia che potevo portare dentro. Fortunatamente no, ce n'è anche un po' dietro. Pensavo fosse soltanto la mia parte, ma è un po' ovunque. Vabbè, dovrò far lavare la macchina. Io l'ho detto che questo sarebbe un business perfetto. Cioè, sono appena arrivato, a parte il numero esorbitante di macchine, ma qua, quella macchina là davanti qua, è bloccata. So che è bloccata perché c'è la ruota davanti tutta affondata. Però non c'è nessuno dentro, quindi non è che posso andare là e dire vi do una mano a tirarvi fuori. Poi quello sinceramente è un punto brutto, quello è un punto che se non ci sto attento anch'io col 4x4 ci potrei rimanere impantanato anch'io. I gabbiani nell'acqua con le persone che fanno foto. Io credo che me ne vado un po' più in giù, me ne vado dove c'è meno gente, diciamo, così almeno posso fare delle foto, starmi un po' più per i fatti miei. L'UFO, l'UFO. Ho già detto che in realtà quello non è un UFO ma è un vecchio faro, uno di quei fari in cui ci accendevano dentro il fuoco per appunto fare faro. Ok, allora tanto vale fare un piccolo tutorial di fotografia, già che ci siamo, perché no? Ho visto un canale su YouTube una volta che faceva appunto questo, spiegava i dettagli della fotocamera, della fotografia, dell'inquadratura e di foto appunto di questo tipo qua, naturalistico. Quindi perché non provare a fare anche qualcosa del genere? Io scatto con una Fujifilm X-T3. È una macchina che ho da qualche anno, con cui mi trovo bene, con cui ho fatto la maggior parte dei miei shooting fotografici e dei libri che ho pubblicato in passato. Non sono un fotografo naturalista, nel senso che io fotografo persona, cose normali, o meglio, fotografavo persone prima del Covid. Però mi ha sempre affascinato questo tipo qui di fotografia. Allora, ho montato sulla macchina una lente che è una 50-230, cioè 50 mm 230 mm, perché ovviamente proverò a fare diverse focali per vedere quale inquadratura poi dopo in post produzione mi risulta migliore. Ho messo un'apertura a f20 che è estremamente alta, però la voglio così perché almeno ho tutto a fuoco. Non voglio delle parti in cui si vede che il fuoco è preso più vicino o più lontano, preferisco che l'immagine sia tutta a fuoco. È una giornata piuttosto luminosa, quindi l'ISO l'ho portata a 80, che è il minimo consentito per questa macchina. Normalmente un ISO sta sui 100, 200, 400, 80 è particolarmente basso. Combinato poi con un F20 di apertura, la luce è calata ancora di più, fatto sta che scatto a un 15°. Considerate che l'occhio umano va a un 125°, quindi un 15° è uno scatto particolarmente lento. Anche il mare, visto che è in movimento, sembrerà molto fluido nell'immagine, poi cioè avrà un look un po' particolare. Questa è l'inquadratura, ma ovviamente se faccio così la vedete meglio, vero? Anch'io non sono proprio un genio a volte. Comunque diciamo questa è l'inquadratura che vorrei ottenere.
almeno per la prima sequenza di scatti. Ne farò appunto più focali, tento di andare molto minimal perché questa terra è l'essenza del minimal, quindi quello è quello che farò, uno scatto in qua, poi probabilmente farò qualcosa verso il mare e qualcosa sicuramente farò anche verso queste dune qua dietro di me, perché mi piace proprio la texture che c'ha, quindi magari qualcosa riesco a fare anche con quello, magari con un grandangolo, però questo lo vediamo più avanti. Intanto proviamo a fare questa prima sequenza di scatti. Molto bene, allora ho finito questa prima sessione di scatti. La macchina ora appunto è girata dalla parte opposta perché ho fatto qualche scatto con questo sfondo qua che non mi è dispiaciuto, ho trovato che era esattamente quello che probabilmente stavo cercando, però fino a che non potrò appunto editare le foto non saprò se avrò ottenuto quello che cercavo. Dopo ho puntato la macchina nell'altra direzione, di qua, e ho praticamente fatto una foto delle auto parcheggiate laggiù in fondo e una foto al vecchio faro, quindi vedremo anche quella com'è venuta. Adesso magari faccio un attimo un grandangolo di questa duna dietro di me e poi magari mi fermo un po' a aspettare che cambi la luce, che venga magari un bel tramonto o qualche bel rosso, arancione, porpora, magenta. Devo avere un po' di fortuna perché comunque è nuvoloso oggi, quindi potrebbe andare molto bene o molto male. Ok, ho appena avuto una piacevolissima conversazione con una vecchia signora, con un'anziana signora, non vecchia, vecchia sta male, vecchia è brutto, infatti dovrei ricominciarla questa. Ok, ho avuto una piacevolissima conversazione con un'anziana signora tedesca che vive qua in Denmark perché anche lei si è innamorata di questo posto. Mi ha visto con il treppiedi piazzato che facevo foto e ha detto: te devi essere un grande artista e un grande professionista. Ho detto: signora, grazie, ma no, artista no di sicuro, professionista sì lo ero un tempo, prima del Covid sempre. Quindi abbiamo parlato in maniera molto piacevole, aveva un inglese perfetto, un inglese bellissimo. E siamo stati a chiacchierare, mi ha raccontato delle figlie, mi ha raccontato che è vegetariana, che dalla Germania è andata via perché le case erano brutte e costose, qua in Danimarca invece ha trovato case belle e a un prezzo più ragionevole. In più sul mare e tutta roba del genere, quindi è stato piacevole starci a parlare. Questo però dimostra molto anche quanto è diversa questa terra rispetto all'Italia, per dire, perché in Italia io con il mio look, no, omone grosso, con questa barba che sembro così cattivo, una signora da sola in difesa mi avrebbe evitato largamente, nel senso, se io sto qui sarebbe passata dalla parte opposta pur di non avvicinarsi a me per paura che forse gli potevo fare qualcosa, perché ovviamente in Italia siamo tutti un po' sul chi va là, no? E invece qua no, qua se una persona è curiosa di sapere quello che stai facendo o ti vuole semplicemente fare una domanda, viene da te e ti parla. E questa è una cosa bellissima secondo me che non ho visto da molte altre parti. Adesso ho piazzato la macchina fotografica qua perché appunto volevo fare una foto di queste dune. Avrei voluto fare una specie di foto ravvicinata e forse dopo la faccio, però cambiando l'obiettivo mi ero un attimo messo qua e ho montato un grandangolo, un 10 mm. Un 10 mm che peraltro è un Canon, io uso una Fuji e questo 10 mm è Canon che io ci posso montare grazie a un adattatore. Quindi con questo 10 mm ho fatto l'inquadratura e ho detto: cazzo, bella,
mi piace, almeno a vederla così dallo schermo qui della macchina mi sembra una foto molto attraente, che è questa in pratica. Quindi adesso provo a fare questo scatto, poi proverò a fare magari un close up di un po' di texture là sulla duna, magari con un altro obiettivo. Dopodiché spero che il sole sia abbastanza basso da poter fare qualche altro scatto proprio in direzione del tramonto, però devo aspettare ancora qualche minuto per quello. Ok, allora mi sono rifugiato un attimo in macchina e che sto veramente morendo di freddo. Ai ai, veramente freddo qua, veramente freddo. Le foto che volevo fare là le ho fatte, non sono esattamente come pensavo che sarebbero venute, cioè non è proprio texture, perché ho provato a farlo ma non mi attraeva, insomma non mi attraeva l'immagine, quindi però ho deciso di andare proprio sotto la duna e fotografarla sia da un lato che dall'altro, e non vorrei che fossero le foto migliori che ho fatto fino adesso. E adesso aspetto, mi riscaldo un secondo perché sto congelando letteralmente, c'è il riscaldamento della macchina, spero che cominci prestissimo a fare caldo, e aspetto che il sole cali un altro po' per vedere se riesco a fare qualcosa di buono al tramonto. E poi se questa giornata è andata bene, insomma ci sono dei risultati, magari domani andiamo a fare la stessa cosa nella foresta, perché no? Mi piace questa cosa qui, riuscire a fare foto. Era tanto che non lo facevo. Ok, direi che ci siamo quasi. Mi sono un po' scaldato dentro la macchina, ce n'era bisogno. E laggiù si comincia a vedere un po' di arancione, c'è una piccola linea arancione che in camera con la GoPro non risalta quanto risalta a occhio nudo, perché ovviamente la GoPro fa l'esposizione per conto proprio, però a occhio nudo è già bella, quindi magari in foto riesco a catturare la stessa cosa che vedo con i miei occhi. Ci cominciamo ad essere? Penso che nel giro di 5-10 minuti potrei riuscire a fare veramente una bella foto, perché il sole è dietro le nuvole, laggiù si sta abbassando anche molto velocemente, e se la luce riesce a calare in maniera piuttosto importante posso iniziare a fare delle lunghe esposizioni, o perlomeno delle esposizioni leggermente più lunghe di quello che è uno scatto, diciamo, normale. E allora a quel punto il mare diventerebbe soltanto una specie di linea vellutata, soffice e schiumosa, perché le onde ovviamente si andrebbero completamente a cancellare. Però ho bisogno che ci sia meno luce, perché al momento ce n'è ancora troppa.
briscola che freddo, briscola. Comunque ancora non è la luce che voglio io, però nel frattempo che aspettavo ovviamente la batteria mi si è scaricata della macchina fotografica. Qui ci sarà acqua, adesso mi bagno a piedi ora. Ok, che ora vado alla macchina a prendere un'altra batteria. Perché ormai a questo punto ho aspettato tanto, non ho voglia di andare via senza lo scatto che mi ero prefissato di prendere. Ora ci comincia ad essere quasi, Per questo tipo qua di fotografia serve tanta pazienza e tanta dedizione. È spuntata fuori anche la luna su, non so se si vede, luna piena stasera, e nel frattempo qua si è aperto un goccino di sole. Le nuvole hanno lasciato passare un pochino di sole, quindi uno scatto l'ho fatto, però mi fa capire che il sole è ancora leggermente alto, non è alto, però non è basso quanto vorrei che fosse. La batteria l'ho cambiata, era nuova quella che ci ho messo prima, ma ovviamente se stai tutto il tempo con lo schermo acceso, e mi serve lo schermo acceso perché ovviamente devo monitorare in diretta appena arrivano le condizioni ottimali per poter scattare, quindi aspetto ancora il momento giusto. Sono stati momenti frenetici, bellissimi, perché è andato giù praticamente il sole e in quel frangente era rispuntato fuori proprio all'orizzonte questa piccola palla rossa, sicché ho fatto tutta una serie di foto che secondo me sono venute belle già a vederle in camera, però poi non mi bastava, ho cambiato obiettivo e ho continuato a scattare con quest'altro obiettivo, e ora sono tornato all'obiettivo che avevo prima, diciamo, per la foto originale che volevo fare. E niente, quindi ora devo aspettare ancora qualche minuto, perché ora la luce sta andando giù parecchio velocemente, però ci siamo quasi. Non è ancora perfetto come voglio io, deve calare ancora un pochino di più, è ancora troppo porpora, io lo voglio più violaceo, via. Perfetto, ora comincia a essere veramente buio, c'è una luce ottima per quello che voglio fare. Qualche bello scatto l'ho già fatto. Sto usando l'applicazione del telefono per temporizzare la macchina fotografica, per fare delle lunghe esposizioni. Farò ancora probabilmente 4-5 scatti così e poi vado a casa, anche perché comincia a essere una certa e qua comincia veramente a essere parecchio freddo, e poi mi sa che sono rimasto soltanto io su questa spiaggia, non c'è più nessuno. Comunque bella giornata, soddisfacente.